Ti senti mai in balia degli eventi come se la vita ti accadesse e basta? Una notifica, un imprevisto, un'altra cosa da fare. E la giornata finisce con quella brutta sensazione di aver corso a vuoto, senza arrivare da nessuna parte, soprattutto dentro di te. Ti suona familiare? Passiamo il tempo a reagire, a inseguire, a difenderci e a fine giornata ci sentiamo prosciugati, come foglie secche in balia di un vento che non possiamo controllare. Eppure, un modo per non essere la foglia, ma essere l'albero, quindi con radici forti, che osserva il vento passare, esiste. E se ti dicessi che una saggezza millenaria, il buddismo, ci offre non dogmi, ma strumenti pratici per riprendere in mano le nostre redini? Non il controllo delle cose esterne, che per natura non possiamo dominare, ma la nostra pace interiore, l'unica cosa reale sulla quale abbiamo un potere. In questo video non ti riempirò la testa di concetti astratti. Voglio darti 5 strumenti concreti, 5 lezioni pratiche prese da questa filosofia, che puoi iniziare a usare da subito per trasformare la tua vita. Ma prima di iniziare una domanda per te. Quale aspetto della tua pace interiore vorresti migliorare di più, proprio ora? Scrivilo nei commenti, consideralo il primo piccolo passo di un nuovo viaggio. Il primo strumento è forse il più potente e liberatorio. Capire fino in fondo l'impermanenza. Viviamo in uno stato di ansia costante perché ci attacchiamo alle cose come se dovessero durare per sempre. Ci aggrappiamo ai momenti felici con il terrore che finiscano e siamo schiacciati da quelli difficili, convinti che non passeranno mai. Questa resistenza al cambiamento è una delle fonti principali della nostra sofferenza. Il buddismo ci insegna una verità tanto semplice quanto profonda, ovvero tutto passa. Ogni cosa, bella o brutta, è in continuo mutamento, come un fiume che scorre. Non puoi fermare la corrente, ma puoi imparare a navigarla. Pensare all'impermanenza non rende cinici, al contrario, ci rende liberi. Quando accetti che la gioia non è per sempre, te la godi di più, senza l'ansia di perderla. Quando capisci che anche il dolore più nero è temporaneo, trovi la forza di attraversarlo, perché sai che non durerà. Pensa a una difficoltà che stai vivendo in questo periodo. Un problema al lavoro, un litigio, una preoccupazione sembra enorme, gigantesca, vero? Ora prova a immaginarla tra una settimana, un mese o un anno. Avrà ancora lo stesso potere su di te? Probabilmente no. L'impermanenza ci regala la cosa più preziosa, ovvero la prospettiva. Ecco l'azione pratica che puoi fare. La prossima volta che un'emozione forte come ansia, rabbia, tristezza ti travolge, fermati 30 secondi. Non combatterla. Chiudi gli occhi, respira e immaginala come un'onda del mare. Senti come cresce, raggiunge il suo picco e poi inevitabilmente si ritira. Tu non sei l'onda, sei l'oceano che la osserva passare. E questo ci porta dritti alla seconda lezione, praticare il non attaccamento. Attenzione, questo è uno dei concetti più fraintesi. Non attaccamento non significa diventare freddi o indifferenti, non significa smettere di amare o desiderare. Significa amare e desiderare senza che la nostra felicità dipenda in modo ossessivo dal possesso o dal risultato. L'attaccamento è quella vocina fastidiosa che dice: devo assolutamente avere quel lavoro per sentirmi realizzato. Devo avere la sua approvazione per valere qualcosa. Se le cose non vanno come dico io, sarà un disastro. Questo dovere è una prigione che ci costruiamo da soli. Ci attacchiamo alle persone, agli oggetti, a un'idea di noi stessi. E quando la vita, che è impermanente, ce li porta via o li trasforma, soffriamo da morire. Il non attaccamento è come tenere un uccellino nel palmo della mano. Se stringi il pugno per paura che voli via, lo soffochi. Se tieni la mano aperta, lui potrebbe restare. Ma se vola via, il tuo mondo non crolla, perché non hai mai preteso di possederlo. Amare senza possedere, godere senza aggrapparsi, questa è la vera libertà. Ecco l'azione pratica. Per una settimana fai caso a quante volte usi la parola devo. Devo finire, devo essere perfetto, devo farcela. Ogni volta che ti accorgi di usarla, prova a sostituirla mentalmente con vorrei, oppure farò del mio meglio per. Vorrei finire, farò del mio meglio. È un piccolo cambio di parole che allenta la morsa dell'attaccamento e riduce la pressione che metti su te stesso. La terza lezione è la colla che tiene insieme tutto il resto, la consapevolezza o anche mindfulness. La nostra mente è quasi sempre altrove, vaga nel passato, rivive i rimpianti oppure salta nel futuro a creare scenari catastrofici. Quante volte hai guidato per chilometri
senza ricordare nulla del tragitto, o hai finito un pasto senza avere gustato neanche un boccone. È la mente in modalità pilota automatico. La consapevolezza, in lingua pali sati, è l'arte di riportare l'attenzione al momento presente, che è l'unico che esiste davvero. Essere consapevoli non significa svuotare la mente, ma osservare quello che c'è, pensieri, suoni, sensazioni, senza giudicarlo e senza farsi trascinare via. È l'ancora che ci riporta a casa, nel qui e ora, ogni volta che la tempesta dei pensieri minaccia di portarci alla deriva. Una famosa storia zen parla di due monaci che arrivano a un fiume dove una giovane donna non riesce ad attraversare. Il monaco più anziano la prende in braccio e la porta sull'altra riva e prosegue. Ore dopo, il monaco più giovane, tutto agitato, sbotta: «Maestro, il nostro voto ci vieta di toccare le donne, come hai potuto?» L'anziano sorride e risponde: «Io quella donna l'ho lasciata al fiume ore fa, tu invece la stai ancora portando con te». Questo è il potere della consapevolezza, lasciare le cose nel momento in cui accadono. Ecco l'azione pratica. Scegli un'azione di tutti i giorni che fai in modo automatico. Lavarti i denti, bere il caffè, fare la doccia. Per una volta, falla con totale consapevolezza. Senti il sapore del caffè, il suo calore, il suo profumo. Senti l'acqua sulla pelle, l'odore del bagnoschiuma. Per questi 2 minuti, il tuo unico compito è essere completamente lì. Questa pratica col tempo calma il sistema nervoso e allena la mente a restare nel presente. La quarta lezione è un vero e proprio balsamo per l'anima, la compassione e la gentilezza amorevole. Spesso pensiamo alla compassione solo verso gli altri, ma il buddismo ci insegna che il viaggio deve iniziare da noi stessi. Siamo noi i nostri giudici più severi. Quella voce nella testa è spesso spietata, critica ogni errore e ci ripete che non siamo abbastanza. Questa mancanza di autocompassione è una fonte incredibile di stress e infelicità. Coltivare gentilezza amorevole significa trattare te stesso con la stessa cura che daresti a un caro amico in difficoltà. Non vuol dire essere indulgenti o trovare scuse, ma riconoscere che sei umano. Vuol dire dirti: sì, ho sbagliato, ma sto facendo del mio meglio e merito comunque amore e rispetto. Quando questa gentilezza mette radici dentro di te, si espande naturalmente anche agli altri. Se uno ti taglia la strada in macchina, la reazione istintiva è la rabbia, me ne rendo conto. Una mente compassionevole, invece, potrebbe pensare: forse sta correndo in ospedale, o magari ha avuto una giornata terribile. Questo ovviamente non giustifica il suo gesto, ma protegge la tua pace. Ti permette di rispondere con calma invece di reagire con rabbia, che è un veleno che danneggia prima di tutto te. Ecco l'azione pratica. Ogni sera, prima di dormire, dedicati 1 minuto alla pratica delle 3 direzioni. Primo, manda un pensiero di gentilezza a te stesso, ripetendo mentalmente che io possa essere felice e in pace. Poi manda lo stesso pensiero a una persona che ami. Infine, la parte più difficile ma più trasformativa, manda lo stesso augurio a una persona con cui hai un rapporto teso o che ti ha ferito. Non devi sentire nulla di speciale. È l'intenzione che piano piano ammorbidisce il cuore e scioglie il risentimento. L'ultima lezione è quella che ti rimette al posto di guida della tua vita, la vera comprensione del karma. Dimentica l'idea di una punizione divina o di un destino scritto. Nel buddismo il karma è semplicemente la legge naturale di causa e effetto. Ogni azione, parola o pensiero che metti nel mondo è un seme. Se semini semi di rabbia, critica e negatività, non puoi sperare di raccogliere frutti di gioia. Se semini gentilezza, pazienza e comprensione, crei le condizioni per una vita più serena. Questo è un principio che ti dà un potere enorme. Smetti di essere la vittima delle circostanze e diventi l'architetto della tua realtà. Non puoi controllare il meteo, ma puoi decidere se piantare fiori o erbacce nel tuo giardino. Le tue azioni di oggi stanno già creando il te di domani. Se ti ritrovi spesso in discussioni che finiscono male, il karma non è sfortuna. La sfortuna non esiste, così come la fortuna, ma è il risultato di una catena, magari iniziata con una parola detta d'impulso. Se vuoi un risultato diverso, devi piantare un seme diverso. Ecco l'azione pratica, la regola dei 5 secondi. La prossima volta che sei in una situazione tesa o stai per reagire distinto a una provocazione, fermati. Prima di parlare o agire, fai un respiro profondo e conta lentamente fino a 5. Questo piccolo spazio è spesso tutto ciò che serve per rompere il pilota automatico del karma. Ti dà il tempo di passare da una reazione inconsapevole a una risposta consapevole, piantando un seme di pace invece che di conflitto. Ricapitolando, l'impermanenza ci libera dall'ansia.
Il non attaccamento ci rende più leggeri. La consapevolezza ci riporta nel presente. La compassione guarisce noi e le nostre relazioni e il karma ci restituisce il potere di creare la nostra vita. Questi ovviamente non sono dogmi in cui credere, ma attrezzi da usare, potremmo dire così. La vera libertà non è controllare il mondo, ma padroneggiare la nostra risposta al mondo. Se coltivi questi 5 semi, giorno dopo giorno, con pazienza, vedrai fiorire nel tuo cuore una pace che nessuna tempesta potrà mai sradicare. Il cambiamento non è un evento, è una pratica. Se questo video ti ha dato anche un solo piccolo spunto, lascia un like per sostenere il canale, iscriviti e magari attiva la campanella per non perdere altri strumenti pratici per la tua serenità. E soprattutto, condividi questo video con qualcuno che pensi abbia bisogno di ritrovare un po' di calma. A volte le parole giuste, al momento giusto, possono fare davvero la differenza. Grazie. Grazie per aver dedicato questo tempo a te stesso.